Bentornati a EU Factor Next, il nostro appuntamento settimanale con le politiche europee di coesione. Come vedete dall'abbigliamento di chi vi parla è arrivato il caldo e allora oggi parliamo di cambiamenti climatici. Si tratta della più grande partita dell'Unione Europea, l'European Green Deal è probabilmente il singolo più grande progetto mai gestito dall'Unione, sicuramente in questa fase ma probabilmente in tutta la sua storia. L'obiettivo è contrastare i cambiamenti climatici, a cominciare appunto da questo importantissimo set di norme che sono state anche molto contestate. Ad esempio la politica comunitaria sull'agricoltura, visto la protesta degli agricoltori, bisogna superare i pesticidi e altri prodotti chimici, bisogna fare la rotazione ambagese per evitare di impoverire troppo i terreni e poi ci sono i temi degli allevamenti intensivi che ovviamente si scontrano anche con le necessità di sopravvivenza economica delle aziende, bisogna temperare il tutto. Andiamo a vedere al touchscreen quali sono però i punti di intervento principali del Green Deal europeo, con le sue iniziative, che sono ovviamente dettagliate, e anche divise per scadenze, con l'obiettivo della neutralità climatica entro il 2050. Neutralità climatica sarebbe obiettivo estremamente ambizioso di non impattare più sul clima del nostro pianeta e soprattutto della nostra area geografica attraverso i nostri comportamenti, attraverso un'economia che sia equa, moderna e competitiva. Bisogna cercare di raggiungere la neutralità climatica al 55% nel giro di pochi anni ormai, tanto che l'Unione Europea ha deciso anche di accelerare la messa a terra degli investimenti. Bisogna sostenere la posizione leader europea nella lotta globale contro i cambiamenti climatici. Siamo i migliori del mondo, aree geografiche prese singolarmente non sono paragonabili, più tardi vedremo che nonostante neppure l'Unione Europea venga ritenuta ancora soddisfacente da alcuni esperti del clima uniti nel cosiddetto Climate Change Tracker, una pagina internazionale, gli altri fanno peggio, non è una grande consolazione, però dà l'idea del punto a cui si è arrivati. Come detto, almeno il 55% di riduzione netta delle emissioni entro il 2030. Il 2030 da questo punto di vista è domani, è vicinissimo. Le soluzioni basate sulla natura per contribuire a creare resilienza ai cambiamenti climatici, ad esempio temperare il cemento con l'inserimento di aree verdi, perché uno degli elementi fondamentali è proprio la capacità di disperdere, di non trattenere, di non attirare il calore da parte degli insediamenti umani. E poi prevenzione, preparazione, risposta e ripresa. Si parla anche del cosiddetto Emissions Trading System, cioè il fatto che un'azienda particolarmente ecologica può vendere la sua quota di diritto ad inquinare a un'azienda che è più arretrata da questo punto di vista, un sistema che era stato introdotto anche negli Stati Uniti, ad esempio dall'amministrazione Obama. E poi le tappe del climate change, neutralità totale entro il 2050, preceduta dal 55% nel 2030, una legge europea legata agli obiettivi climatici che di conseguenza costringa poi tutti ad adeguarsi, il sistema di finanziamenti per la transizione climatica, la capacità di influire sulle azioni globali, quindi l'Europa che vuole essere l'esempio, e poi ovviamente tutti gli approfondimenti del caso. C'è anche un grafico che ci dice a che punto siamo arrivati e fa vedere di quanto l'emissione di gas serra sia crollata. Ci sono ovviamente questi temi divisi per aree, si parla dell'emissione legata ai rifiuti, waste, ai trasporti, vedete netto calo rispetto agli anni precedenti, le aree residenziali e commerciali, la manifattura, l'agricoltura, che è stabile di fatto dagli anni 90, meno di così non si può fare. Qui vediamo l'industria energetica che migliora lentamente in un clima comunque complessivo che va migliorando grazie a questi interventi fatti per temperare a partire dagli anni 90 in ambiente europeo. Come sta andando? Dicevamo, allora diamo un'occhiata al cosiddetto Climate Action Tracker, questo sistema molto complesso che ci dice quanto siamo bravi noi e qualunque altra zona del mondo, vedete Find Your Country, ma vale anche per l'Unione Europea, nel compensare i cambiamenti climatici. La squadra, come potete vedere, è una squadra di scienziati internazionali, ce ne sono tanti, lavorano in diversi istituti di ricerca, mettono insieme i dati e dicono cosa sta andando bene e cosa male. Allora, l'Europa, lo confermiamo, lo confermano anche loro, è la zona del mondo in cui si fa di più, e guardate qual è il quadro: insufficiente, 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 si arriva ad accettabile per quanto riguarda l'obiettivo 2050 della neutralità. Andiamo a vedere, tanto per avere un'idea, un paragone: gli Stati Uniti quasi sufficienti in alcune categorie, criticamente insufficienti per quanto riguarda il budget messo a disposizione per contrastare i cambiamenti climatici. Se andiamo addirittura a guardare un altro colosso mondiale come la Cina, questo è il quadro: altamente insufficienti dappertutto, e addirittura questa è la forbice
sulla capacità storica di inquinamento. Guardate la Cina come dagli anni 90 ha moltiplicato con la crescita industriale la sua capacità di inquinare, e guardate come vasta la gamma di ciò che può succedere di qui al 2030. Si parla in questo caso di politiche e azioni che potrebbero portare a qualche miglioramento, ma potenzialmente anche a fortissimi peggioramenti. Se facciamo il confronto della stessa mappa con l'Unione Europea, vedete che intanto dagli anni 90 è netto il calo delle emissioni, e questa è la finestra di variabilità di ciò che accade a livello di emissioni. Quali sono gli indicatori? Ci dà una mano il Sole 24 Ore, che tra le altre cose, al pari di EU Factor Next, da molti anni è oggetto del bando dell'Unione Europea, della Commissione Europea, della DG Regio Europea, di cui fa parte anche EU-Factor per comunicare bene le politiche di coesione. Qua pubblica il suo indice dei vari elementi che determinano la gradevolezza, la vivibilità climatica degli ambienti. Vedete, dal soleggiamento all'indice delle ondate di calore, che è uno degli elementi che hanno preoccupato di più relative in questo caso ai cambiamenti climatici, le precipitazioni estreme, le piogge e siccità, che sono di fatto il contraltare, e i giorni freddi. In questo momento viene premiata come città climaticamente migliore d'Italia Bari, vedete, con i suoi vari punteggi, e alcuni di questi gradienti, tipo le piogge e la siccità, sono di fatto ormai gli elementi che determinano più di molti altri la capacità di vivere bene nelle nostre città, più ad esempio di aspetti come la sicurezza, la coesione sociale, altri fattori di questo genere, più tipicamente umani, antropici. E allora ci spostiamo adesso, andiamo a fare un passettino fuori dall'Unione Europea, andiamo a Belgrado con Boris Abramovic che, dato che i cambiamenti climatici sono anche biodiversità, ci parla di un importante giardino botanico che, se anche non è europeo, è comunque stato aiutato con fondi europei. Vediamo. Hello, my name is Boris Abramovic, reporting for EU Factor Next. Boris Abramovic per EU Factor Next. Questa bellissima struttura alle mie spalle è la nuova serra dei giardini botanici Jevremovac a Belgrado, in Serbia. Costruiti sulla riva del Danubio, sono stati presto spostati per via delle troppe alluvioni, due enormi in particolare alla fine dell'Ottocento, che hanno spinto re Milan Obramovic a spostare i giardini botanici nel 1889. Jevremovac era infatti il nome del nonno del re. La serra venne aggiunta nel 1892 e la fabbricò un'azienda di Dresda, in Germania. Oggi è uno dei giardini botanici più grandi d'Europa, con oltre 200 piante e 250.000 esemplari diversi nell'erbario. In World War II, the glasshouse suffered heavy damage. Poi però è arrivata la guerra, la seconda guerra mondiale, che ha distrutto l'intera struttura, rinnovata una prima volta nel 1975, poi un'altra guerra nei Balcani, l'incuria conseguente e la chiusura nel 2005 per il timore che la struttura crollasse. Nel 2014 finalmente sono intervenuti i fondi dell'Unione Europea che hanno permesso di rinnovare completamente la serra e il resto dei giardini, i sistemi di irrigazione, le fontane, i percorsi e le panchine. Così i giardini botanici di Belgrado sono tornati all'antico splendore e adesso gli abitanti locali se li godono assieme ai turisti. Ringraziamo Boris e speriamo che sia anche questo un piccolo passo verso un'Europa più grande. La Serbia è richiedente dal 2009 ma non ne fa ancora parte, e ovviamente anche di un'Europa più verde. Ci vediamo la settimana prossima.